Eccolo qua, mi è arrivato il nuovo Ledger Nano S Plus. Vediamo come andare a fare la prima configurazione, specialmente se non hai mai avuto un hardware wallet. Questo qua è il Nano S Plus, ma è uguale, funziona allo stesso modo anche col Nano X, che ho anche questo. Non sto a fare l'unboxing, che è una cosa che odio. Ti faccio solo presente la cosa più importante che ci può essere nella scatola, a parte il cavo per connettersi, che comunque va bene qualsiasi cavo che puoi avere. Questa specie di contenitore dove dentro abbiamo 3 foglietti dove dovremo scrivere 24 parole che poi ribadirò nel video, sono la cosa più importante che abbiamo, e ce ne danno anche 3. Poi magari alla fine del video ti farò vedere un'opzione che nel futuro potrebbe essere da prendere in considerazione per mantenere in sicurezza il tutto. Per prima cosa dobbiamo andare a prendere il nostro cavetto che ci è stato fornito nella scatola, connetterlo al nostro dispositivo, perché ricordo che il Nano S Plus non ha la batteria e quindi senza il cavetto non funziona. Diciamo che anche se te avessi il Nano X che ha la batteria, magari ti arriva che è scarica e sei costretto comunque a attaccare lo stesso il cavetto. Ma per intenderci, non è che andiamo a connetterci a internet o qualcosa, serve solo per attaccare la batteria, almeno per la parte iniziale. Quindi attacchiamo il nostro Ledger Nano S, lo andiamo a collegare al computer e poi vediamo cosa ci dice. Ed eccoci, welcome to Ledger Nano S Plus. Insomma, fondamentalmente ti dà il benvenuto. In questo caso qua ti dice l'S Plus, se fosse stato l'X ti avrebbe detto X. Poi premi il tasto destro per continuare. Apro una piccola parentesi, è importantissimo che appaia questa scritta la prima volta che te accendi il tuo dispositivo. Se l'hai comprato dal sito ufficiale della Ledger, sicuramente non avrai di questi problemi. Se per sbaglio l'hai comprato su eBay o su qualche altro sito per magari risparmiare qualche euro, potrebbe succedere che ti appare subito di mettere un PIN. Allora lì stai tranquillo che ti hanno già truffato. Nella scatolina poi troveresti magari un foglio alternativo per le istruzioni che ti dicono dove andare a recuperare il PIN. Ok, se ti appare quella cosa lì sei già stato truffato. Te, se comunque l'hai comprato da un'altra parte che non sia la Ledger, ti rimarrà sempre il dubbio che non è una truffa, perché c'è anche un altro metodo per la truffa che è molto più avanzato e difficile anche da scoprire, che praticamente vanno a modificare il chip che c'è interno, e quindi quello sarebbe già difficile. Quindi se non l'hai comprato dal sito ufficiale, il dubbio ti rimarrà sempre. Se l'hai comprato nel sito ufficiale possiamo continuare. Adesso facciamo quello che ci dice, di schiacciare il bottone destro. Vedi, il Nano S ce l'ha qua sopra i tastini, il Nano X ce l'avrebbe qua incorporati, comunque sempre 2 tastini sono. Clicco col tasto destro e vado avanti e ci dice di scaricare il Ledger Live sul sito ufficiale ledger.com/start, che praticamente è un'applicazione che ci serve per monitorare da PC o eventualmente anche da smartphone, nel caso dell'S solo su Android. Andiamo sul motore di ricerca, se vuoi ti lascio comunque il link diretto già di sotto, e comunque scriviamo ledger.com/start. Notare già a sinistra che comunque è apparso il simbolo della Ledger, clicchiamo. Ok, da qua nel tasto arancione dove c'è scritto download ci clicco sopra, mi dà le 3 opzioni, c'ho Windows o uso il Mac o Linux. Poi eventualmente se vuoi scaricarlo anche sul telefonino si può anche fare dopo, nel secondo momento. Io comunque consiglio sempre di usare solo il PC. Comunque io ho Windows, scarico l'app di Windows. Ok, l'ha scaricata, faccio partire l'installazione del programma. Una volta avviato il programma è quello che ci appare questo. Se fai caso qua in alto a destra c'è scritto inglese, se io clicco giù mi fa vedere che c'è francese, spagnolo, portoghese, insomma altre lingue, ma l'italiano non c'è, quindi io proseguo con l'inglese. Qua in fondo a sinistra c'è Get Started, che iniziare, ci clicco sopra. Adesso qua ci fa vedere i 3 prodotti della Ledger, il Nano S che non vendono più sul sito ufficiale, il Ledger Nano S Plus, quello che stiamo guardando adesso, e il Ledger Nano X. Diciamo che è indifferente, potresti anche cliccare sull'X che cambierebbe poco. Comunque clicchiamo sul Ledger Nano S Plus,
select, ok, qua ti fa una domanda se è la prima volta che usi il Nano S Plus, e qua c'è un bottone dove appunto c'è scritto configura il tuo Nano S Plus. In teoria sarebbe da cliccare su questo bottone qua, dove fondamentalmente ci darà solo delle istruzioni a video, ti farà un mucchio di domande, se hai capito, dei quiz, insomma una menata, tutto in inglese. Se vuoi fallo, altrimenti segui quello che ti voglio far fare io, perché sono qua appunto per spiegarti quello che ti dice questa cosa qua, e solo per farti capire che adesso non abbiamo collegato il nostro strumento, ci serve per forza questo bottone qua, ci spiega solo cosa dobbiamo fare. Adesso ti spiego io cosa devi fare, poi dopo useremo quest'altro tasto qua, connetti il tuo Nano S Plus, cosa che si può fare anche poi per vedere il Ledger Live su un secondo computer, per dire. Comunque il Ledger Live, per intenderci, è solo un'interfaccia grafica che possiamo avere appunto sul PC o sullo smartphone per gestire, monitorare e fare altre cose in modo più semplice le nostre criptovalute. Ma la vera sicurezza rimane dentro questo scatolino qua. Il vantaggio di un hardware wallet è proprio questa, perché senza questo scatolino qua, anche con Ledger Live, possiamo vedere le nostre criptovalute ma non possiamo spostarle senza questo. Questo infatti è un hardware wallet, detto anche cold wallet, portafoglio a freddo, perché le chiavi private che ci servono per spostare i fondi sono qua dentro. A differenza di un hot wallet, portafoglio a caldo, come può essere appunto Metamask, Exodus e quelle fare che hanno un'interfaccia grafica, ma le chiavi private sono sul computer, quindi esposte a internet. E il vantaggio di un hardware wallet è proprio questo. Quindi adesso, per continuare, fondamentalmente le istruzioni ti diranno che devi prenderti 30 minuti di tempo, secondo me ci metti un po' di meno, prenderti una penna, il foglietto che abbiamo visto prima, metterti in un posto in modo tranquillo che nessuno ti vede e mettiamoci all'opera. Quindi torniamo sul nostro dispositivo offline e continuiamo, guardiamo cosa ci dice. Adesso ci farà vedere solo un po' di cose. Adesso tipo clicco ancora il tasto destro, mi dice utilizza i pulsanti per navigare nei menu e nell'elenco. Clicco ancora col tasto destro, mi dice premere entrambi i pulsanti per selezionare. Non adesso, ti sta solo spiegando cosa devi fare poi in seguito. Per selezionare bisogna cliccare tutti e due i bottoni. Poi se io vado ancora avanti col tasto destro, ti dice tieni premuto entrambi i pulsanti in qualsiasi momento per accedere alle impostazioni e altro ancora. Questo non ci servirà al momento, serve più che altro quando sarà attivato. Tenendo schiacciato per un po' i due tastini, tipo torna nel menu dei settaggi, ma non in questo momento qua. Poi vado ancora a destra, qua ti dice accendi appunto il Ledger Live per assistenza durante l'installazione, ma adesso te lo spiego io e quindi non serve. Clicco ancora una volta, questo è quello che in realtà ci serve. Configura come nuovo dispositivo, ma già che ci sono clicco ancora una volta a destra che ti faccio vedere ripristinare dalla frase di ripristino. Questa è un'altra opzione che serve tipo se te hai già le chiavi di segrete che adesso andiamo a creare, puoi recuperare il tuo dispositivo rotto e metterlo su un altro. Poi se vado ancora a destra, l'ultima cosa mi dice promemoria, premere entrambi i pulsanti per selezionare conferma e annulla. A volte ci sono delle cose da annullare, bisogna cliccare due tastini. Quindi adesso torno a sinistra col tasto sinistra, vado in questa qua, configura come nuovo dispositivo, e quindi come ci ha detto per selezionare le cose bisogna schiacciare i due tastini. Adesso siamo veramente pronti a configurare il nostro dispositivo, quindi pronto, clicchiamo sui due tastini. Qua ci dice di scegliere un PIN da 4-8 cifre. Il PIN comunque serve solo per sbloccare il dispositivo ed è una cosa che utilizzerai tantissimo, quindi sta a te decidere se farlo da 4 ad 8 cifre. Ricordo che comunque il PIN ti dirà, anche il live ti avrebbe detto di farlo sicuro, di non mettere 000, 111, robe così semplici. Comunque sia, al terzo tentativo sbagliato il dispositivo si resetta e ritorna come era nuovo, quindi non puoi accedervi. E il PIN quindi non è essenziale, tipo se te hai un altro dispositivo cambierà anche il PIN, poi se vuoi mettere lo stesso è un'altra cosa. Comunque adesso quindi decidi te se farlo da 4 o da 8. Adesso per andare avanti selezioniamo i due tastini. Adesso qua lui per dire ci mette già il 2, ma non dobbiamo lasciare il 2. Col tasto sinistro possiamo scendere, tipo da 2 andiamo a 1. Se invece clicco col tasto destro proseguiamo e alziamo fino al 9, poi ci sarà lo 0. Poi se cliccando ancora a destra andrebbe di nuovo l'1, avanti e indietro e si sceglie.
Quindi adesso scegliamo un numero, che ne so, 4. Per decidere il numero selezioniamo i due tastini. Adesso quindi io il primo numero decido che è il 4. Clicco i due tastini, ok. Adesso mi va sullo 0, ma decido io. Tipo, vado avanti, io metto un altro 4, tanto poi lo cambierò al pin. Quindi seleziono. Se per sbaglio, comunque adesso che sono già al secondo o terzo numero, voglio cambiare idea. Adesso, se andando avanti, invece che lo 0 mi appare questo simbolino qua. Quando c'è questo simbolino qua, se io clicco sui due tastini, boh, praticamente torna indietro. E adesso anche l'1, volendo, potrei cancellarlo. Rimettiamo 4, vado avanti, 4, vado avanti, metto qua di nuovo e metto il 4. Adesso vedi che è apparsa quella stanghetta lì. Adesso in teoria potrebbe andare bene per dirgli che voglio un pin a 4 cifre. Se io cliccando con i due tastini gli confermerei che quello lì è il mio pin. Se volessi farlo da più cifre, vado avanti col numero, metto l'1, metto un altro 4, confermo e vedi me lo fa da 5 e via dicendo. Quindi decidi te se lo vuoi fare da 4, da 5, da 6, da 7, da 8. Adesso io lo voglio fare da 4, quindi vado a cercare il simbolino per tornare indietro. Ok, adesso posso dare conferma. Do conferma e accetto che il mio pin era 4444. Adesso ovviamente ti dice di confermare il pin se è quello giusto. Quindi io vado 4, 4, 4, 4 e confermo con i due tastini. Ok, adesso mi dice scrivi la tua frase di recupero. Sono praticamente delle parole che ci verranno mostrate e dobbiamo scriverle a penna su quel foglietto che ti ho fatto vedere prima. Per selezionare adesso di nuovo i due tastini, il tuo dispositivo genera 24 parole che sono la tua frase di recupero. Qua c'è la freccettina, quindi vado a destra col tasto destro, e il tuo unico backup per ripristinare il tuo account se necessario. Vado ancora a destra e mi dice annotale sul tuo foglio di recupero nell'ordine corretto, nel senso che adesso ti darà le 24 parole una a una e te la prima la devi mettere nel numero 1 nel foglietto che abbiamo, che è numerato, e via dicendo. La seconda devono essere nel posto giusto, perché poi dopo ti chiederà a random le parole e devono essere quelle al posto giusto. Vado avanti e mi dice appunto clicca i due bottoni per confermare. Adesso clicco i due bottoni e quella nel riquadro bianco è la frase che devi scrivere. Vedi, comunque te lo dice anche lui, scrivi la prima parola. Nel fogliettino dove c'è scritto 1 metti questa prima parola. Per andare avanti, vedi dove c'è sempre la freccettina quando si può andare avanti o indietro. Quindi qua ti dice che puoi andare a destra, clicchi col tasto destro e ti appare appunto scritto scrivi la seconda parola, e quella lì nel riquadro bianco. Adesso stoppa un attimo il video e continua un attimo da solo a scrivere le parole che ti rimangono sul foglietto in ordine. Mi raccomando, queste parole qui non devi mai darle a nessuno. Queste 24 parole sono in realtà i nostri fondi che avremo in un futuro. Non sono né lo scatolino né il Ledger Live, sono queste 24 parole, quindi nessuno deve mai averle in mano. Chiunque l'abbia in mano ha accesso a tutti i tuoi fondi, possono essere anche 50 milioni di euro. Mi raccomando, fanne anche 2-3 copie e mettile da parte. Poi ritorneremo alla fine del video magari a vedere delle soluzioni più efficaci per la sicurezza, perché ti ricordo che queste 24 parole che adesso creerà il dispositivo non possono essere recuperate in alcun modo, neanche la Ledger può, neanche lei sa quali sono le tue 24 parole chiavi. Quindi ricordati, sì, le tue criptovalute con un hardware wallet sono al sicuro dagli altri, ma non da te stesso. Se te perdi queste parole, anche se la casa ti va a fuoco o qualsiasi altra cosa, te perdi tutto, nessuno al mondo riuscirà mai a recuperare i tuoi fondi. Quindi continua a scrivere le parole, adesso alla fine ti dirà che puoi tornare indietro per controllarle, per vedere se hai scritto bene. Ci ritroveremo in quel punto del video e poi andiamo avanti a vedere cosa ci dice. Adesso che hai scritto le 24 parole, se sei andato ancora a destra, tappare questa scritta dove ti dice che puoi schiacciare a sinistra e andare a controllare le tue 24 parole. Infatti, se non l'hai ancora fatto, torna un attimo indietro nella 24esima parola. Se te sei arrivato a questo punto qua, appunto bastava che schiacciavi ancora una volta a destra e ti dice che puoi andare indietro a controllare. Con il tasto destro e sinistro lo schiacci 24 volte se vuoi
e ti fa rivedere le stesse parole, e sarebbe bello farlo. Mi raccomando, le parole devono essere giuste, comunque sono parole di senso compiuto. Se te le metti sul Google Traduttore traduci, se magari c'è una piccola lettera che è sbagliato recuperi la parola giusta. Comunque controlla che è meglio. Comunque andiamo avanti, dicevo controlla, o se no premi i due bottoni per continuare. Noi schiacciamo i due bottoncini contemporaneamente, ok. Conferma la tua recovery phrase. Qua di nuovo devo confermare con i due tastini. Adesso qua nell'ordine che ci chiede lui dobbiamo andare a inserire la parola giusta. Adesso qua dice conferma la parola 1. Qua adesso non è magari questa qua che è apparsa qua. Adesso se clicchiamo col tasto destro ci dà più possibilità di parole, in questo caso forse 4, sì. Te devi scegliere quella giusta, quindi te scegli la parola 1 che è giusta e poi clicchi sui due bottoncini di conferma. Ok, adesso stessa cosa per la frase 2, ti darà di nuovo 4 possibilità, te scegli la parola giusta. Ok, adesso stoppa un attimo il video e prosegui. Te le chiede tutte 24, devono aver fatto un aggiornamento. Una volta te ne chiedeva 4-5 in modo randomico, adesso te le chiede tutte in ordine dalla 1 alla 24, quindi e ci vediamo dopo. Ok, eccoci, se hai scritto le 24 parole giuste appare questa scritta: la tua frase di recupero è impostata, conservala in un luogo sicuro. Vado ancora avanti col tasto destro. In caso di smarrimento o in caso che ti rubano o ti dimentichi le parole, tutto il tuo bene andrà irrimediabilmente perso. Per bene intende i tuoi soldi, le tue criptovalute. Andiamo ancora a destra e adesso qua non condividerlo mai con nessuno. Ledger non te lo chiederà mai, perché loro non c'è una mail né niente, quindi si chiama il phishing. Ogni tanto qualcuno prova via mail, dammi le tue chiavi, no, mai. Riscordati queste parole qua, mettili al sicuro, ti serviranno solo in caso che tu rompa questo dispositivo, ne voglia fare una copia magari sul Nano X o viceversa e quant'altro, ma se no non ti serviranno mai. Per utilizzarlo quotidianamente ti serve solo il PIN. Queste 24 parole devono rimanere al sicuro. Andiamo avanti. Ok, adesso ti dice premi i due bottoni per continuare. Clicco, processing. Ok, il tuo dispositivo è pronto. Vado a destra, vediamo cosa dice. Vai nella tua dashboard, quindi do di nuovo conferma con i due tastini. Ok, install app. Questo qua è quello che succede ogni volta che poi accenderai il tuo dispositivo. Qua se vado a destra mi dice control center. Se io ci provo anche a cliccare sopra ti dice di tenere premuti i due bottoni, come ci aveva già spiegato all'inizio. Adesso io esco perché vado avanti, non c'è niente, c'è solo vado alla dashboard. Vedi, ogni volta che lo accendi ci sarà questo affare qua, ci saranno le app. Se hai delle app ci saranno tutte le app e te scorri nelle app che ti servono. Nel caso che vuoi andare nei settaggi, appena lo accendi bisogna tenere premuto per un po' i bottoni ed ecco che qua entriamo nel setting manager. Adesso non ti sto a far vedere le cose per il momento, farò un video a parte, tanto per il momento ci basta quello che abbiamo fatto fino ad ora. Adesso andiamo a collegarci con il Ledger Live. Ok, torniamo al punto dove eravamo rimasti col Ledger Live, dove in teoria avremmo dovuto seguire la prima opzione che ci dava poi alla fine comunque un tasto di connessione. Noi in questo caso qua, che abbiamo fatto comunque lo stesso, tutto è offline, clicchiamo su questo tasto qua di connettere il nostro Nano S. Mi raccomando, non attaccare subito il Ledger, a volte non funziona. Se te già hai attaccato il Ledger subito non lo riconosce, conviene attaccarlo dopo che hai dato, che te lo chiede lui. Quindi facciamo connetti il mio affare. Qua ti dice verificheremo il tuo Ledger. Qua vai in basso dove check my nano, ci clicco sopra, ecco, vedi adesso ti dice ti ha fatto il simbolo collega il tuo nano, io lo collego, adesso mi dice di mettere il pin, ok, do conferma, adesso ci sta lavorando, ok, e ti dice consenti al libro mastro del manager. Comunque do di nuovo conferma con i due tastini al go. Vabbè, qua mi dice ancora devo andare avanti, qua in basso c'è ancora sto continua, qua vabbè le solite cose, termini non termini, dico continua,
Ok, adesso questo qua è il Ledger Live. Prima di continuare mi dice che devo aggiungere un account, fondamentalmente un'app o una moneta. Prima di andare avanti, però, già che ci sono, ti faccio vedere qua in alto a destra nelle impostazioni, la rotellina. Se ci clicco sopra, qua per prima cosa possiamo decidere come visualizzare poi i fondi, se in dollari o in quale altra valuta. Te magari metti l'euro, se ti piace l'euro o il dollaro. Qua vabbè il linguaggio che comunque è in inglese, qua magari la regione, qua metti pure Italia, qua è Dark, in automatico te lo dà Dark. Io perché si veda meglio il video adesso faccio diventare tutto più chiaro. Ok, se te preferisci tutto più chiaro si fa in quel modo lì. Comunque adesso io per tornare giù vado su portfolio in qualunque posto, tanto adesso mi farà tornare lì che devo ancora mettere sto account. Clicco su aggiungi account. Ok, scendo sulla tendina, adesso appariranno le monete. Vedi c'è Bitcoin in testa, Ethereum, e scorrendo poi c'è tutte le altre che posso infilare dentro il ledger. Metto il Bitcoin che tanto è il più probabile, comunque è indifferente, adesso basta che ne mettiamo uno per iniziare. Mettiamo Bitcoin, dico continua. Ok, vedi che qua sotto è apparso di mettere il pin, quindi io adesso devo andare a rimetterci il pin. Ok, adesso sta continuando. Fai caso che anche sul mio dispositivo si sta installando qualcosa, vedi? Loading, please wait. Si sta installando l'app del Bitcoin. Qua adesso sul mio dispositivo mi chiede di dare conferma, quindi con i due tastini do conferma e Bitcoin è pronto. Qua devo cliccare ancora qua su aggiungi account. Ok, l'account è andato con successo, gli dico ancora una volta done, va bene. Il nostro ledger è operativo. Qua se guardi subito comunque in alto c'è questa banda arancione che ogni tanto devi guardare, che potrebbe apparire che ti dice che vuole scaricare un aggiornamento di firmware. Quindi io ci clicco sopra la barra o qua dove c'è Go My Ledger, inizierà a fare l'aggiornamento. Qua è apparsa sta cosa qua, aspetta che tolgo un attimo a fare qua, che ti dice un po' di cose e ti chiede di confermare qua che tu hai una recovery phrase. Ok, clicco qua e dico continua, praticamente è l'aggiornamento questo. E vedi che lo sta facendo anche sul dispositivo adesso, sta aggiornando il firmware dello scatolino. Ok, new firmware, adesso mi dice di accettare, vediamo se sul mio dispositivo devo andare forse a destra. Sì, devo andare a destra, poi confirm update. Ok, clicco di nuovo con i due bottoncini. Qua addirittura mi chiede il pin, di inserire di nuovo il pin, me lo mette in un modo diverso. Qua mi dice no, reinstalla l'app. No, non penso, perché dovrei reinstallare l'app. Io però adesso chiudo. Ok, mi chiede di nuovo conferma sul ledger. Ok, adesso sono operativo. Però ho appena notato una cosa che è successa. Praticamente prima dovevo schiacciare quel bottone. È stato un aggiornamento firmware piuttosto pesante, ma ha cambiato praticamente la grafica per rimettere il pin, ma mi ha anche levato l'app del Bitcoin che prima si era installata dal dispositivo fisico. Quindi ne approfitto per farti capire la differenza tra account e app. Comunque qua adesso qua in alto, se vedi, c'è Ledger Nano S Plus e qua si colorerebbe e ti farebbe vedere lo spazio che hai ancora a disposizione per installare nuove app. Adesso qua c'è app catalogo. Se io vado sulle app installate, infatti se ci clicco sopra vedi che mi dice che non ho nessuna app installata, ma prima c'era. Infatti se guardiamo comunque il dispositivo, avrei dovuto avere il Bitcoin, non c'è più. Se invece vado qua in alto dove c'è scritto account, ci clicco sopra, vedi, mi fa vedere che il mio Bitcoin ce l'ho ancora, l'account. E gli account possono essere tanti, mentre l'app solo una. Per account si intende l'indirizzo pubblico, fondamentalmente quella stringa lunghissima che abbiamo anche in qualsiasi altro exchange dove noi spostiamo le nostre criptovalute, o ce lo crea l'exchange quando lo compriamo. Adesso proprio consideriamo proprio il Ledger Live come se fosse un exchange. Adesso il fatto di aggiungere più account del Bitcoin lo spiego in un video apposito sul Ledger Live, perché sennò adesso verrebbe troppo lungo. Fondamentalmente comunque invece l'app è dove risiede la chiave privata. Per spostarli i soldi dobbiamo comunque collegare il dispositivo e dove c'è le chiavi private.
Adesso, senza tornare giù in My Ledger e anche in seguito, per velocizzare la questione, ricordati che sono scollegate le cose. Se vuoi fare prima, passa sempre dall'account, aggiungi l'account Bitcoin, Ethereum, quello che vuoi, quello che puoi spostare, e te lo aggiunge da solo. Infatti se io adesso clicco sopra l'account di Bitcoin, qua vedi posso solo comprare e ricevere perché non ho ancora niente. Se ce li avessi avuti già mi avrebbe dato la possibilità di spostarli. Adesso io clicco su ricevi, ok, qua su continua, lui mi sta comunque caricando qualcosa sul dispositivo, mi sta caricando l'app del Bitcoin in questo caso. Ok, finito, mi dice di cliccare i due bottoncini. Ok, qua come vedi sul dispositivo mi fa vedere l'indirizzo. Qua volendo posso cliccare su questo bottone per tirare fuori un QR code se dovessi spostare dei fondi da un'app dello smartphone e via dicendo. Qua posso andare avanti e confermare, ma adesso non mi interessa. Vado sul dispositivo, invece di approvare gli dico regetta, clicco sui due bottoni e chiudo. Qua chiudo anche questo affare qua, torno sul My Ledger qua in fondo, ho usato 63k byte e mi ha installato l'app di Bitcoin. Infatti se vado in app installate, boh, adesso ho l'app di Bitcoin. Adesso rapidamente andiamo un attimo, partiamo da zero. In teoria io quando accendo il Ledger Live mi va sul portfolio qua in cima, mi farebbe vedere i soldi che ho. Adesso non ho niente e non mi fa vedere niente. Qua ci sarebbe anche il grafico e tutto quanto. Ogni volta che accendi il Ledger Live, anche se non attacchi il dispositivo, te se hai tutti i fondi sopra li vedi, ma non li puoi gestire finché non attacchi il dispositivo, dove appunto ci sono le chiavi private. Comunque noi possiamo considerare il Ledger Live come un exchange, il nostro exchange, perché noi abbiamo le chiavi private, dove si possono appunto anche comprare delle monete, si possono scambiare, c'è anche la carta di debito come in tanti altri exchange e tante altre cose. Ma se te vuoi solo mettere adesso al sicuro una moneta e farla diventare veramente di tua proprietà, basta andare sull'account dove noi adesso avevamo già il Bitcoin, ma qua dove c'è aggiungi account, se io ci clicco sopra mi esce questa finestrella qua, poi qua scegli un crypto asset, scendo con la tendina e qua o cerco o scorro, mi fa vedere le monete che posso inserirci e scelgo. Adesso qua facciamo una prova, perché se clicco su una di quelle dove c'è scritto Ethereum a destra diventerebbe più complicato il concetto, te lo faccio capire magari dopo. Tipo, boh, voglio caricare dei Cardano, vedi qua non c'è scritto niente, vuol dire che perché da Cardano ha la sua rete e quindi adesso mi caricherà proprio l'account con scritto Cardano. Infatti clicco Cardano, dico continua, mi dice di attaccare il ledger, ho attaccato il ledger che adesso è stato in pausa. Infatti entro dentro, ti faccio rinotare che il firmware nuovo ha cambiato il metodo di grafico di inserimento della password, ma cambia comunque poco, forse è più veloce così. Metto la mio pin, ok, qua mi dice ancora di dare conferma sul ledger con i due tastini, ci clicco sopra. Adesso qua mi fa vedere l'app di Bitcoin, ma vedrai che adesso caricherà un'altra app. Infatti adesso sta caricando l'app. Qua mi dice di non dare conferma, open app Cardano, clicco con i due tastini, ok, Cardano è pronta e adesso ancora qua gli dico aggiungi account, qua done, ok, adesso qua abbiamo l'account di Cardano. In automatico mi ha anche caricato l'app e io in teoria potevo anche caricare solo l'app, in alcuni casi potrebbe servirmi anche solo l'app e non l'account. Comunque sì, adesso anche il prossimo giro, io adesso ho l'app di Cardano ma non mi fa vedere l'indirizzo, tipo io riparto da zero, da portfolio, dico ok, vado a vedere gli account che ho, l'account di Cardano, voglio infilarci i Cardano. Per vedere l'indirizzo adesso bisogna andare, cliccare di nuovo sopra l'account di Cardano, ADA, e qua appunto faccio ricevi, clicco su ricevi. Qua mi avverte appunto di mandare solo degli ADA originali praticamente nella propria rete, gli dico continua, adesso mi fa aprire l'app di Cardano, non ti riesco più a farti vedere la fare perché si è rotto il telefono, comunque devo cliccare e dare conferma sul dispositivo. Ok, adesso questo qua è il nostro indirizzo, quindi adesso basterebbe o copiarlo nel modo normale, cioè trascinando, se no c'è comodo questo tasto qua a destra con quei due specie di quadratini, se ci clicco sopra vedi che
te lo rifaccio vedere, dice che l'indirizzo è stato copiato. Se te volessi spostare dei soldi qua dentro per dire da crypto.com, per dire fai show QR code qua in alto, schiacci il bottoncino, ti appare che il QR code, che vedi che è associato l'indirizzo, lo scansioni e per mandare i soldi qua. Adesso basta già qua, perché adesso purtroppo non riesco più a fartelo vedere, ma sul dispositivo ti fa vedere un po' di scritte, te clicchi, ti fa vedere il farm, le cose, e ti fa vedere anche l'indirizzo fisicamente sul dispositivo. Te dovresti dare comunque un occhio almeno alle prime cifre, le ultime, e poi ti dai conferma praticamente, o se no puoi rigettare. Diciamo che va benissimo dare conferma, ma prima di dare conferma copia l'indirizzo, perché sennò sparisce. Adesso io appunto clicco, do conferma sul dispositivo e infatti vedi che è sparito. Adesso qua do done e boom, adesso con quell'indirizzo ho mandato i soldi. E qua era semplice, cerchiamo un caso un po' più difficile. Torno sugli account, dico aggiungi account, scendo, tipo Ethereum, qua è Ethereum e qua non c'è niente perché è la rete Ethereum. Però se fai caso in altri c'è scritto rete Ethereum di fianco, poi andando giù ci saranno anche altre reti, ma fermiamoci a questa. Tipo adesso io voglio mandare una stablecoin che sono gli USDT, qua mi fa già notare che lo farebbe con la rete Ethereum, e se conosci gli USDT sai che in certi altri casi si può usare la rete Tron e via dicendo. Comunque clicco qua su Tether USDT, ci clicco sopra, mi dice nota che gli USDT sono in rete ERC20, che è la rete di Ethereum. Qua poi c'è Learn More, se te clicchi qua ti fa andare su un sito della Ledger dove ti spiega tutto. In tanti posti c'è che è tutto in inglese, ma col browser puoi mettere un traduttore e tradurre. Notare qua sotto che mi dice aggiungi Ethereum account. Adesso io comunque ho gli USDT, volevo mettere, comunque aggiungiamo sto account di Ethereum. Qua adesso vedi sta cercando l'app sul dispositivo, perché potrebbe essere che ce l'avevo già, adesso me la sta caricando anche sul dispositivo. Dice di schiacciare i due bottoni sopra il dispositivo, clicco, ok, sta sincronizzando e adesso mi dice aggiungi l'account Ethereum 1, aggiungi l'account, qua faccio done e qua l'arcano viene qua, perché vedi adesso ho un account di Ethereum, ma io volevo mandare gli USDT. Tante monete, ma non ti appare la scritta della moneta principale, o perlomeno non adesso. Te dai per buono che comunque quando carichi una moneta, quella lì era lì che diceva rete Ethereum, e poi adesso vai come hai fatto prima a prendere l'indirizzo, mandi gli USDT e vedrai che una volta che arrivano qua praticamente cambierà questa icona qua, cioè ci sarà una specie di finestra dove te scorri e ti fa vedere anche gli USDT che ti sono arrivati o le altre monete che viaggiano sotto la rete Ethereum. Adesso facciamo una cosa, ancora un altro caso diverso per farti capire dove andare anche a vedere, tipo aggiungi account, tipo qua scendo, adesso io già lo so, tipo una che voglio farti vedere, Avax, cerco Avax, vedi già qua mi dice Binance Peg Avalanche Token Avax e dice Binance Smart Chain. In questo caso qua non mi manderebbe gli AVAX giusti, cioè si funziona però tramite la Binance Smart Chain, che è un po' diverso. Non abbiamo la moneta nativa di Avalanche. Quindi adesso chiudo un attimo di qua, voglio farti vedere una cosa. Se io vado su My Ledger qua in fondo dove ci sono le app, ci clicco sopra, ok, qua adesso cerco Avax, o se no ce l'ho qua, guarda, abbastanza velocemente, eccola qua. Avax, se fai caso, qua dove c'è scritto nelle altre c'è Ledger Live che è supportato, qua dice che è richiesta una terza parte di wallet, vedi questa qua con la I in grigio. Qua a destra dove c'è Learn More, appunto se te clicchi qua sopra ti fa di nuovo andare nel sito dove ti spiega come fare, e qua comunque vedi che c'è install. Adesso mi potrebbe installare l'app, diciamo prima mi avrebbe installato la Binance Smart Chain e avrebbe fatto una cosa alternativa, qua mi caricherebbe proprio, cioè proviamo install, il dispositivo è partito e mi sta caricando proprio l'app di Avax. In questo caso qui però poi devo fare un wallet Avax collegato al Ledger, per farti capire che ci sono dei casi particolari a volte, e comunque nel tempo magari fanno degli aggiornamenti, magari renderanno anche Avalanche Avax supportata direttamente da Ledger Live.
Comunque, prima di imparare a usare il Ledger Live e il nostro dispositivo, voglio chiarire bene il concetto di dove vanno a finire le nostre criptovalute. Le nostre criptovalute non saranno né nel Ledger Live né nel dispositivo e né nelle 24 parole, che comunque sono le più importanti. I nostri fondi, diciamo che sono nella blockchain e quindi sono nel mondo, sono nell'archivio digitale di migliaia di computer. C'è scritto che quei bitcoin sono collegati a un indirizzo e per spostare i fondi da quel determinato indirizzo ci servono le chiavi private. Nel caso degli exchange le chiavi private le detengono loro e quindi se succede qualche casino e chiude l'exchange e cosa, sei fottuto. Invece in questo caso qua noi siamo veramente i proprietari delle nostre criptovalute perché abbiamo le chiavi private, ma i fondi non sono fisicamente qua dentro. Anzi, questo coso qua lo possiamo anche rompere, perdere, che non succede niente. Poi per rigenerarne uno nuovo ci servono comunque queste 24 parole. Ti accenno già una cosa, per dire queste 24 parole usano un sistema, ci sono miliardi di possibilità di conti diversi, si possono utilizzare in altri wallet compatibili con lo stesso sistema, tipo se si possono mettere sul Trezor o anche su dei wallet online, che appunto non mi pare il caso. Si può fare in determinate situazioni di emergenza, magari farò un video a parte per questo, ma bisogna ricordarsi bene che comunque la cosa più importante sono queste 24 parole, quindi bisogna trovare il modo di non perderle. Sicuramente se avessi una cassetta di sicurezza andrebbe anche un foglio, lo terrei sicuramente anche lì. Hai più case, spargilo in più case. E comunque in ogni caso, guarda, vado un attimo sullo shop della Ledger così ti faccio vedere cosa. Ho appena notato che hanno fatto un Ledger nuovo, costa quasi 300 euro, sarà digitale, touchscreen con la fotocamera, quello che vuoi, ma diciamo che fondamentalmente non cambia niente da questo qua, dal Ledger Nano S, fa la stessa identica cosa. Comunque andiamo giù, ecco, negli accessori, a parte qua lo scatolino, sono questi qua, vedi metallici, servono per appunto mettere le parole chiave. Questo qua a sinistra, il bifold, praticamente inserisci le chiavi, quello non è che mi piace tanto. Questo qua, quello più costoso, il CryptoTag Zeus, addirittura questo qua è un sistema più avanzato dove sì, in un modo fisico vai a mettere in un modo codificato le tue parole, che quindi anche uno subito se lo trovasse non riuscirebbe a recuperare le parole senza la codifica, ma mi sembra già un po' troppo avanzato. Probabilmente io comprerei questo qua, la capsula di cripto acciaio. Ci entro un attimo dentro, dove appunto qua ti fa vedere che comunque vai a inserire lettera per lettera le parole con lettere d'acciaio inserite in questo scatolino super resistente, dove ci può passare anche sopra una ruspa, poi è antiacqua, puoi sotterrarlo, per dire, può andarti a fuoco la casa, può esserci un terremoto, qualsiasi cosa, non si sa mai, ma quella te diventi la tua banca e quindi devi tenere al sicuro queste 24 parole. Se vuoi dare un'occhiata, qua ti lascio sotto comunque l'indirizzo del sito ufficiale della Ledger. Se mi metti un bel mi piace mi fai un favore, perché almeno l'algoritmo di YouTube fa vedere questo video a più persone, se ritieni che è stato utile. Ti ricordo di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina, così sarai avvisato quando creerò nuovi video, perché adesso gioca un po' con il Ledger, ma poi se vuoi andare a vedere cosa si può fare con il Ledger Live, che si possono anche comunque mettere in rendita le monete, si possono fare tante altre cose. Ma adesso il video sarebbe diventato proprio lungo di ore, e quindi per il momento ti ringrazio di aver visto il video fino alla fine e al prossimo video, ciao!